Mi hanno criticato, mi hanno attaccato personalmente quando ho pubblicato questo video qua. In questo video ho ipotizzato uno scenario di reset controllato del debito attraverso le stablecoin e subito un sacco di persone mi si sono scagliate contro, deridendomi, dandomi del fuffaguru, dandomi del complottista, del terrapiattista. Eppure ora le cose diventano interessanti. Prima di partire però, se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di lasciare un like a questo video, iscriverti al canale. So che è stupido chiederlo, però aiuta tantissimo. In cambio farò del mio meglio per rispondere il più velocemente possibile a tutti i commenti. E quindi partiamo subito, arriviamo al succo, al cuore di questo video, perché durante l'ultimo Economic Forum dell'Estremo Oriente, uno degli uomini più illustri, più conosciuti in Russia, nonché uno dei più vicini a Vladimir Putin, ha lanciato letteralmente una bomba. Sto parlando di Anton Kobiakov e, inutile dire, ha accusato gli USA, indovina di far che cosa? Beh, proprio di star pianificando un reset del debito attraverso il mondo cripto. Ha dichiarato infatti che testualmente gli Stati Uniti si stanno preparando a usare le criptovalute e le stablecoin per svalutare il proprio debito nazionale da 37 trilioni di dollari. Forse allora ciò che avevo ipotizzato in quel famoso video che mi hanno criticato non era una semplice fantasia, ma effettivamente forse ci abbiamo visto lungo. Secondo lui infatti Washington avrebbe intenzione di spostare quel debito, farlo collassare in una sorta di crypto cloud per poi resettare il sistema. Tradotto, vogliono cancellare il peso del debito interno e lasciare che il resto del mondo, paghi per gli Stati Uniti. Ripeto, l'uomo che l'ha detto non è l'ultimo scappato di casa, non sono io, è il consigliere economico di Putin da oltre 10 anni. È stato nella stanza decisionale insieme a Putin per veramente ogni grande decisione economica presa dalla Russia dal 2012 a oggi, e quindi quando parla a nome del Cremlino, parla dando quella che è la visione dietro le quinte del governo russo. Ecco, la sua visione ora, quello che il Cremlino crede adesso, è che quella che noi abbiamo delineato in quel famoso video, non sia una ipotesi da buttare, ma anzi, con molta probabilità, proprio lo scenario a cui andremo incontro. Prima però di addentrarci nel cuore di questo video dobbiamo fare un'analisi del passato, perché contrariamente a quanto si possa credere, è già successo in passato. Ci sono già stati dei reset nel passato. Vediamo quindi questi grandi reset, questo modo che hanno gli americani di cancellare il debito senza mai effettivamente dichiarare un default. Quindi se ti sembra strano, sappi che è già stato fatto. 1933, Roosevelt firmò un ordine esecutivo, il 6102, e con una sola firma l'oro dei cittadini americani fu confiscato e passò immediatamente da 20,67 dollari l'oncia a 35 dollari l'oncia. Risultato? Una svalutazione immediata del dollaro rispetto all'oro. Parliamo del 69%. Quindi se avessi avuto sostanzialmente 100 dollari, da un giorno all'altro il mio potere d'acquisto sarebbe crollato a 31 dollari. Questa mossa permise ovviamente al governo di ripagare il proprio debito con uno sconto del 69% e allo stesso tempo andare a rivalutare in positivo le proprie riserve d'oro. Ma non finisce qui, infatti poi nel 1971 sotto Nixon fu chiusa definitivamente la finestra dell'oro, quindi fu sciolto totalmente il legame tra dollaro e oro, e proprio da quel momento fino ad oggi il dollaro ha iniziato una lenta ma inesorabile svalutazione che l'ha portato a perdere oltre il 96% del suo potere d'acquisto. Nel 1985, quindi 14 anni dopo la rottura del legame tra oro e dollaro, con gli accordi del Plaza, i paesi più influenti al mondo si misero d'accordo per svalutare quella che era la valuta di riserva, cioè appunto il dollaro, e di farlo entro 2 anni crollare del 25%. Ovviamente ci riuscirono. Capisci quindi il modello? Ogni 40-50 anni il sistema monetario americano entra in una nuova fase, una fase di reset, e indovina un po', ci troviamo proprio ancora una volta a questo punto. Solo che questa volta non basta più l'oro, serve qualcos'altro, serve codice. Oggi infatti non abbiamo più il gold standard, quindi risulterebbe difficile svalutare ulteriormente il dollaro passando per l'oro, però abbiamo nuovi strumenti da utilizzare. Non serve sequestrare oro, non serve un accordo internazionale. Serve una nuova struttura su cui far collassare il debito americano. Indovina un po', quella struttura c'è.
Il problema quindi non è come svaluti il dollaro se non è più ancorato a nulla. E non è neanche aumentare, espandere eccessivamente la base monetaria che porterebbe inflazione all'interno degli Stati Uniti, ma è utilizzare un'infrastruttura che ti permetta di far pagare quel debito agli altri stati, in modo però soft, sottile, che passino sotto i radar. Dai un'occhiata a questo grafico qua. Quello che vedi qua è la massa monetaria dal 2020 ad oggi. Come vedi, l'M2 è aumentata negli Stati Uniti da 15,5 trilioni a 21,9 trilioni di dollari. Questo è un aumento del 40%. 40% in appena 5 anni. Nel frattempo che cosa è successo? Guarda questa foto. Benzina, più 50%. Prezzi delle case, anche questi più 50%. Assicurazioni, più 70%. Oro, è schizzato alle stelle, è salito del 134%. Bitcoin, Bitcoin ha fatto un più 2126%. E a proposito di Bitcoin, è inutile dire che questo sarà un asset estremamente interessante e tra poco ti spiegherò il perché all'interno di questo scenario di collasso del debito sulla nuova infrastruttura che oggi abbiamo diventa assolutamente una tessera del puzzle importante. Ma prima di arrivare a questo, se ti stai chiedendo come acquistarlo, dove accumularlo, puoi utilizzare YouHodler. Utilizzo YouHodler ormai da anni per accumulare con calma, tranquillamente i miei Bitcoin e aggiungerei anche ottenerci degli interessi. Infatti con YouHodler posso aprire un account gratuito, adesso ti lascio il link, utilizza il codice DEMASI scritto esattamente così come lo vedi ora per ottenere delle scintille con cui guadagnare dei Bitcoin. Tra poco ti faccio vedere come funzionano. Però aperto il tuo account, inserito il codice DEMASI, ti basta cliccare deposita, depositare comodamente valuta fiat, quindi deposita fiat, puoi fare un bonifico, puoi usare le carte, puoi fare veramente come vuoi. Una volta che hai fondi qua sopra ti basterà andare qua dove c'è euro, cliccare converti e semplicemente convertirle in tutte le cripto che vuoi, in particolare ovviamente Bitcoin. Quindi ti basterà selezionare l'importo, per esempio 100 euro, e cliccare converti se vuoi convertire in questo momento, oppure conversione automatica. Puoi infatti impostare degli ordini di acquisto a calo percentuale, esempio quando Bitcoin crolla del 3%, del 5%, del 10%, lui andrà a comprare per te, oppure per data. Posso cliccare ripeti e fare un acquisto giornaliero, settimanale, mensile e farlo partire quando meglio credo. In questo modo io elimino totalmente lo stress, non mi preoccupo che il mercato sia alto o basso, guardo su un orizzonte temporale lungo e semplicemente continuo ad accumulare. Inoltre, i Bitcoin che accumulo mi possono generare degli interessi a partire da un 5% annualizzato. In più, con i cloud miner, utilizzando le scintille come sto facendo ora, puoi andare a ricevere altri premi monetari in Bitcoin. A seconda del tuo livello avrai più o meno Bitcoin. Le scintille si possono guadagnare facendo trading, scambiando cripto, e 50 sono in omaggio con il mio codice DEMASI. Torniamo per ora al cuore pulsante di tutto, perché ho nominato Bitcoin, ti ho mostrato la cavalcata di Bitcoin, bene, è il momento di andare più a fondo, perché questi prezzi che ti ho mostrato che stanno crescendo, là fuori li chiamano inflazione, ma io li chiamo svalutazione sistematica. Il dollaro di fatto oggi compra il 40% in meno di beni rispetto al 2020 e magicamente anche il debito da 37 trilioni di dollari vale il 40% in meno, esattamente come tutto il resto, perché il gioco è proprio questo. Io ti chiedo un prestito emettendo le mie obbligazioni, emettendo i miei bond, tu mi dai il prestito, io aumento la massa monetaria, ti svaluto il denaro in tasca e ti ripago sì gli interessi su quel prestito, ma te li ripago con un denaro svalutato, con un denaro che progressivamente compra sempre di meno. È questo il gioco. Però questo gioco, portato avanti un po' per volta, ha aumentato enormemente la massa di debito statunitense. Abbiamo superato i 37 trilioni di dollari, si aggiunge ogni 3 mesi 1 trilione di dollari extra a questo bilancio titanico. Quindi bisogna fare qualcosa, perché il mondo là fuori se n'è accorto. Cina e Giappone, che erano tra i maggiori accumulatori
di bond, quindi di titoli del tesoro statunitense, hanno iniziato a scaricare. La quota per esempio di debito USA detenuta dalla Cina, come puoi vedere in questa foto, a partire dal 2022 ad oggi è scesa da 1080 miliardi a 730 miliardi, cioè quasi del 30%. Il Giappone, idem, nonostante Trump abbia fatto un po' di pressioni per riaccumulare, e infatti come vedi in questa foto c'è stato un po' di riaccumulo, però comunque ci troviamo ben più sotto rispetto ai livelli passati. Nel complesso, la maggior parte dei stati mondiali sta di fatto scaricando debito USA perché non credono più che gli Stati Uniti possano essere ancora solventi, forti, grossi come erano in passato. Pensa che complessivamente la quota di debito USA detenuta da investitori stranieri è scesa dal 34 al 23% solo negli ultimi anni. Washington quindi, se vuole portare avanti la baracca, deve trovare nuovi acquirenti di debito. Ed ecco quindi che entra in gioco lo scenario che avevo ipotizzato proprio in quel video, che vede al centro il mondo cripto e in particolare le stablecoin. Molti pensano che le stablecoin vengano stampate come i dollari. Beh, questo è sbagliato. Le stablecoin non funzionano come i dollari tradizionali. Le stablecoin hanno la necessità di essere 1 a 1 per legge con dollari o un equivalente di dollari. Quindi di fatto ogni USDT e ogni USDC in circolazione deve essere collateralizzato da $1 in dollari o un suo titolo equivalente. Bene, con il Genius Act, proprio come ho detto in quel video, mi aspettavo che stesse per succedere qualcosa. Infatti il nome Genius Act, col senno di poi, è veramente geniale. L'idea base è regolamentare le stablecoin. Dietro però la regolamentazione delle stablecoin c'è la richiesta di collateralizzare quelle stablecoin con che cosa? Con bond americani, quindi con i T-bill, con i treasury americani. Ciò significa che ogni dollaro convertito in stablecoin diventerebbe una domanda automatica di debito pubblico americano. Metti 1 miliardo in USDT? Bene, Tether compra 1 miliardo di T-bill. Ecco quindi come funzionerebbe il collasso del debito nel mondo cripto. I numeri di fatto sono già molto alti. Infatti Tether detiene ad oggi 127 miliardi in titoli del tesoro USA. Circle, quindi l'emittente di USDC, ne detiene già 55 miliardi, quindi complessivamente insieme oggi costituiscono il 18° maggiore detentore di debito statunitense al mondo. Hanno addirittura superato Corea del Sud e Germania, come puoi vedere in questa foto. E non è finita, perché come ho condiviso proprio in quel precedente video, e ti ricondivido qua, questo è un post di Scott Bessent. Per chi non lo conoscesse, è il segretario al Tesoro degli Stati Uniti. Lui stima in questo post che il valore complessivo delle stablecoin potrebbe raggiungere 3,7 trilioni di dollari entro il 2030. 3,7 trilioni di dollari entro il 2030. Quindi 3,7 trilioni di dollari di debito americano piazzati. Quindi facciamo due conti. La Cina sta scaricando. Il Giappone ha ricomprato qualcosina, ma di fatto sul macro sta scaricando. Moltissimi stati mondiali stanno scaricando, ma le stablecoin inizieranno invece a comprare. Ma dov'è quindi la genialata? Perché dico che Genius Act è veramente geniale? Beh, perché in questo modo effettivamente riesco a far collassare il debito pubblico implicitamente sugli altri stati. Mi spiego meglio. Un modo per ridurre il debito sarebbe spingere sull'economia stampando denaro, ma stampando denaro, quindi stampando dollari, significa inflazionare il dollaro. Significa quindi sì ripagare il debito come hanno sempre fatto con un dollaro inflazionato, quindi svalutato, ma internamente creare dei problemi, perché significa appunto far correre l'inflazione. Questa è la soluzione del self-made, dello stampaggio. D'altra parte devo piazzare i miei treasury. Dove li piazzo? Li piazzo agli altri governi, ma agli altri governi non gli interessa acquistare i miei treasury. Allora utilizzo le stablecoin come cavallo di Troia per piazzare comunque agli altri governi il mio debito, i miei treasury, ma attraverso le persone. Infatti le persone comuni, la tecnologia, l'infrastruttura, blockchain, le stablecoin colpiscono direttamente le persone.
sono gli utilizzatori finali, noi persone che usiamo le stablecoin, usiamo USDC, utilizziamo Tether, e così ogni volta che qualcuno in Argentina, in Turchia o in qualsiasi altra parte del mondo cerca rifugio dall'iperinflazione comprando USDT o USDC o semplicemente utilizza USDT o USDC per fare i suoi scambi nel mondo cripto, ecco che sta implicitamente finanziando il deficit americano senza neppure saperlo, sta acquistando treasury. Questa, ripeto, è una manovra geniale, perché si tratta di posizionare automaticamente i treasury bill, 3,7 trilioni di dollari di domanda garantita di debito e poi non so quanti altri ancora, il tutto in un sistema che si autoalimenta, cioè vanno a piazzarli direttamente alle persone. In questo modo non sono obbligati a svalutare troppo il proprio dollaro, ma contemporaneamente fanno in modo che siano tutti gli altri a contribuire all'acquisto di questo debito, cioè vanno a collassare questo debito. Ed è qui che entra in scena la parte che pochi hanno capito e su cui addirittura il Cremlino sembra essere scivolata. Si è pensato infatti che col Genius Act le banche siano spronate a creare le proprie stablecoin o che gli USA avrebbero dovuto riattivare la stampante tramite le stablecoin, però in realtà non è così, perché della liquidità c'è già. Ci sono già 3,2 trilioni di dollari parcheggiati fermi alla Federal Reserve pronti da utilizzare, o meglio che sono rimasti fermi dalla crisi del 2008, post 2008, quando sono stati di fatto iniettati dalla Fed nelle banche con la richiesta di mantenerli fermi. Era un modo per salvare le banche, mantenerle a galla, ma quella liquidità non doveva arrivare sul mercato finale, non doveva arrivare agli utenti finali, perché avrebbe scatenato ovviamente una escalation dell'inflazione. Quindi questi fondi ci sono quelle che in gergo si chiamano le riserve in eccesso. Guarda questo grafico qui, come vedi dal 2008 in su ci sono ben 3,2 trilioni di dollari fermi di riserve in eccesso, come li chiamo io, i fondi sterilizzati. Questi sono soldi stampati pronti da essere immessi sul mercato tramite proprio il Genius Act. Perché infatti io posso emettere adesso stablecoin e collateralizzarle a debito. Per esempio, potrei collateralizzarlo proprio a queste riserve qui. Quindi non serve stampare nuova moneta, serve utilizzare ciò che già c'è. In pratica una banca potrebbe prendere 1 miliardo fermo alla Fed, usarlo come garanzia e creare per esempio 1 miliardo di USDC. Ancora tutto questo non è stato attuato, questi sono i puntini che sono andato a unire in quel precedente video, puntini che pare si stiano ancora più stringendo e quindi ti volevo portare questo aggiornamento in questo momento. Il fatto è che il Genius Act sembra dare una direzione chiara. Scott Bessent se ne esce con entro il 2030 le stablecoin cresceranno di 3,7 trilioni. Le riserve ferme sono di 3,2 trilioni. Insomma, ci sono un po' troppe coincidenze. Ora anche i russi temono proprio questa manovra. Altro tassello che avvalora questa ipotesi. Attenzione però che comunque, anche se questa liquidità entrasse sul mercato, anche se si riversasse sul mondo cripto, in ogni caso andrebbe gradualmente poi a aumentare i prezzi, a svalutare quel debito, ma contemporaneamente far schizzare piano piano alle stelle anche tutti gli altri prezzi dei beni di consumo, perché comunque liquidità che arriva in tasca alle persone in un modo o nell'altro. Come si sta muovendo quindi il mondo alla luce di tutto ciò? Come si sta muovendo il mondo alla luce dei 37 trilioni di dollari di debito statunitense? Al di là delle chiacchiere sui notiziari, guardiamo i segnali. I segnali ci dicono che l'oro ha toccato proprio oggi, in questo momento in cui registravo, i $4.000. E sì, l'anno scorso in diversi video dissi che mi aspettavo di vedere entro 1 o 2 anni l'oro schizzare a $4.000 o $6.000, non perché avessi la sfera di cristallo, ma semplicemente perché ho guardato come evolveva il debito americano e ho fatto la mia ipotesi. Oggi siamo arrivati a $4.000 all'oncia. E come puoi vedere qua, l'impennata è stata impressionante. Solo da agosto c'è stato un aumento sull'oro del 19% in appena 2 mesi. Una roba del genere su un asset stabile come l'oro, cioè che tende a crescere nel lungo termine, sì, ma che non ha grossi movimenti, fare queste performance è eclatante, dovrebbe già dirci qualcosa. La verità è che basta guardare cosa stanno facendo le banche centrali. Le banche centrali stanno comprando oro a ritmi
più alti del 1967. Parliamo di 4 anni consecutivi con acquisti sopra le 1000 tonnellate. 2022 1082 tonnellate. 2023 1037 tonnellate. 2024 1045 tonnellate, come puoi vedere in questa foto. E nel 2025 siamo già a 669 tonnellate solo fino al terzo trimestre. La Polonia ha comprato 67 tonnellate ed è stato il maggior acquirente del 2025 fino adesso. La Repubblica Ceca ha acquistato per ben 29 mesi consecutivi e le sue riserve sono letteralmente triplicate dal 2023. La Turchia ha acquistato per 26 mesi consecutivi. La Cina negli ultimi 9 mesi ha accumulato 36 tonnellate, ma si stima che i valori siano probabilmente molto più alti, potenzialmente del doppio, addirittura del triplo. Questi non sono speculatori, sono banche centrali, sono le istituzioni più prudenti per natura. E tutte queste stanno comprando oro e vendendo dollari. Qualcosa vorrà pur dire, no? E ora una nota dolente per andare in conclusione. La nota dolente è Bitcoin, ma attenzione, non è una nota così tanto dolente. Infatti ci si aspettava la Strategic Bitcoin Reserve. Anch'io personalmente me l'aspettavo. C'è una riserva di Bitcoin. Tutti sognavamo gli Stati Uniti che iniziavano a comprare Bitcoin. Beh, è stata smentita. Scott Bessent infatti ha dichiarato "No taxpayer dollars for Bitcoin". Tradotto, nessun fondo pubblico per accumulare Bitcoin. Quindi addio sogni di gloria? Addio Bitcoin a 1 milione? Assolutamente no. Se guardiamo ancora una volta alla logica, vediamo come si comportano generalmente gli stati. Gli stati generalmente utilizzano tecnologie già costruite. SpaceX costruisce i razzi, poi la NASA li usa. Amazon costruisce i server, poi la CIA li noleggia. Funziona così, loro entrano quando l'infrastruttura è già costruita, quando la tecnologia è già pronta. E in questo caso, e ne ho parlato in diversi articoli, in diversi video che ti lascio qua sotto nella descrizione, l'infrastruttura si sta costruendo e non è l'infrastruttura Bitcoin, ma è l'infrastruttura sopra Bitcoin, cioè l'utilizzo di Bitcoin come materia grezza, materia prima, come petrolio di quella che è la raffineria finanziaria 3.0. MicroStrategy, Marathon, Metaplanet, Riot, GameStop sono solo alcune delle società che si sono trasformate in raffinerie finanziarie a base Bitcoin. Prendono Bitcoin ed emettono prodotti strutturati, obbligazioni, azioni, un sacco di prodotti a rischio contenuto ma alto rendimento basati proprio su Bitcoin. Forse il governo non comprerà mai direttamente Bitcoin, ma sono sicuro che entrerà nel valore con strumenti finanziari più particolari, proprio come quelli che stanno nascendo. Quindi in un modo o nell'altro Bitcoin entra nel sistema, esattamente come nel 2013 e nel 2014 non esistevano ETF su Bitcoin, non esistevano investimenti diretti delle grandi compagnie come Fidelity, come BlackRock e così via su Bitcoin, ma esistevano investimenti di queste aziende, di questi fondi sui miner di Bitcoin. In un modo o nell'altro questi signori entrano, teniamolo bene a mente. Quindi riassumendo, 3 mosse. 1. Attivare le riserve sterilizzate. I 3,2 trilioni di dollari parcheggiati alla Fed possono diventare il carburante, il propellente per le stablecoin. 2. Creare domanda forzata di debito. Utilizzare quindi queste stablecoin, USDT, USDC per esempio, con copertura in titoli di Stato americani a partire da 3,7 trilioni di dollari di domanda garantita, che è quella iniziale da cui probabilmente si vorrà partire. Terzo step, riversare questa liquidità tramite stablecoin sul mercato cripto e non. Quindi di fatto esportare l'inflazione. Il dollaro si svaluta, i prezzi salgono, ma la perdita di potere d'acquisto si distribuisce in tutto il mondo anziché essere localizzata solo negli Stati Uniti. E questa è la genialata a cui probabilmente stanno puntando. E questa è la genialata che io ho pensato possa essere in atto effettivamente negli Stati Uniti. Ed ecco quindi che il cerchio si chiude. Voglio mostrarti però questo ultimo dato, giusto per capire il peso, la potenza di quello che abbiamo davanti. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, prevedeva che le stablecoin potessero aumentare di 3,7 trilioni di dollari entro il 2030.
ma la verità è che ai ritmi attuali, con una crescita del mercato già del 32% in soli 7 mesi, da quel momento lì, è possibile che questo traguardo venga tagliato molto prima, probabilmente nel 2027-2028. E nel frattempo, guarda questa immagine perché è impressionante, le stablecoin hanno superato per volumi di transazione annuali i due più grossi colossi dei pagamenti mondiali, cioè Visa e Mastercard, e non solo li hanno superati, ma quasi quasi li hanno doppiati. In tutto questo scenario di cambiamento, di rivoluzione tecnologica, abbiamo l'oro che ancora stringe i denti e cresce. Abbiamo 4 anni di acquisti consecutivi dalle grandi banche, dalle banche centrali proprio di oro. Abbiamo Bitcoin che esplode sopra i $100.000, il Genius Act già attivo, le riserve già esistono, è già tutto pronto per partire. Il reset, così come lo intendiamo, non è un singolo evento, ma un processo che chi ha gli occhi per guardare, chi riesce a leggere i dati, probabilmente avrà già capito che è già in corso. Cosa dovremmo fare dunque? Ovviamente not financial advice, non tenere troppi contanti, tenere giusto il necessario, quindi la liquidità giusta per acquisti, per vivere, per investire, non accumulare in queste fasi magari troppo debito o titoli di Stato, accumulare piuttosto e conservare asset reali come l'oro, come Bitcoin, come le materie prime, per chi vuole immobili e così via. Nel 71, quando il dollaro fu sganciato dall'oro, il prezzo del metallo passò da $35 a $800 l'oncia, un aumento di 23 volte. Bitcoin ha già fatto lo stesso tipo di salto, ma lo fa ogni 4 anni, quindi ad ogni ciclo di rifinanziamento del debito esplode. Ad oggi Bitcoin è l'asset che risponde meglio e più velocemente all'espansione della liquidità mondiale. Ti potrebbero dire che è fuffa, ti potrebbero dire che è un Ponzi, possono dire quello che vogliono, ma alla fine i dati mostrano qualcosa di diverso. Fammi sapere la tua nei commenti. Ti ricordo, se vuoi accumulare Bitcoin, puoi utilizzare uHodler, qua sotto ti lascio il link, codice Demasi per avere degli spark, delle scintille in omaggio con cui ottenere Bitcoin. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.